Ho sempre pensato che fare ciò che ti piace ti fa stare meglio. Ma esattamente perché? Perché senti che il tuo tempo a disposizione lo stai impiegando per fare qualcosa di utile per te o per qualcun altro. Anche fare ciò che non ti piace è utile, perché comunque ti insegna qualcosa che chissà prima o poi ti serve. Questo è il mio concetto di lavoro, dove il sudore e il sacrificio di tutti i giorni ti fa sentire appagato a fine giornata. Non abbiamo mai aspirato a diventare chissà chi per decidere di viaggiare tutta la vita. Non siamo tipi da alberghi a 4 stelle o da tour organizzati. Attenzione, non è una critica verso nessuno, anzi, meno male che oggi c'è la possibilità per tutti di fare un viaggio di qualsiasi tipo. Noi abbiamo ricevuto un dono che sarebbe quello di adattarci quasi a tutto. E il caso ha voluto che ci incontrassimo. Tutto questo per dirvi che in questa vita ci siamo arrivati poco a poco. È vero, i posti che visitiamo sono unici e non ci saremmo mai sognati di vederli in un viaggio di 2 settimane. Ma dietro questa bella vita c'è impegno, dedizione e qualche aspetto negativo che già sapete. Quando ci è venuta l'idea non avevamo il budget per comprare un camper e poi viaggiare. E quindi ne abbiamo fatto uno più piccolo, impiegando il nostro tempo libero e poi siamo partiti. La Panamericana è quasi finita e adesso, dopo 4 anni, ci troviamo in Argentina. Se una parte di noi vuole arrivare alla fine di questo progetto, un'altra vuole rallentare. Ed eccoci qua, ci troviamo in questa fase, non vogliamo andare via da qui. Non vogliamo andarcene da tutti questi laghi meravigliosi circondati dalle Ande, nella Patagonia argentina. Acqua ghiacciata, pulita, è una sensazione costante di essere in un luogo incontaminato. Qui il turismo è giovane, è arrivato poche decine di anni fa e quindi continuiamo il racconto delle battute finali di questo viaggio, che ormai è diventato uno dei capitoli più belli della nostra vita. Buongiorno ragazzi e benvenuti in questa nuova giornata argentina, una nazione dove ci sono più Fiat che in Italia, dove i supermercati non riescono ad avere un nome e dove soprattutto la prima regola da imparare è che le isole Malvine sono argentine, perché c'è scritto dappertutto e noi non ce lo dimenticheremo mai. Comunque, scherzi a parte, ci interesserebbe sapere veramente di più riguardo alla guerra che c'è stata alle isole Malvine, che sono delle isole che si trovano qui in Patagonia, nell'Oceano Atlantico. Piccola parentesi su questa storia: se non lo sapevate già, sono passati 40 anni da quando l'arcipelago delle Malvine, ufficialmente territorio argentino, fu occupato dalla Gran Bretagna e assorbito nel Commonwealth, che trasformò il nome in isole Falkland. Una guerra terribile che ha segnato profondamente l'Argentina e il suo popolo, tanto da rivendicare ancora oggi quelle isole. Per uno straniero che viaggia sulle strade argentine sarà facilissimo notare numerosi cartelli in strada, sulle case e addirittura sugli autobus, dove si legge che le Malvine sono e saranno sempre territorio argentino. Avremo modo di scoprirne di più mano a mano che scenderemo verso sud. Ormai siamo arrivati a Villa Langostura, il paese che praticamente precede Bariloche, che è una città veramente importante sia per il turismo ma anche perché è il centro nevralgico delle escursioni patagoniche qui in Argentina. Oggi ci siamo messi in questo posto molto all'ombra sotto questi grossi alberi e tanto per cambiare siamo vicini a un altro lago che andremo a visitare più a sud adesso. Ce ne sono veramente tanti per poi entrare a Bariloche. Di villette carinissime, tutte curate col giardino. Appena fuori da Villa Langostura notiamo una lunga coda di auto con una pattuglia della polizia, pensando si trattasse di un normale controllo. No, assurdo. No ragazzi, c'è la polizia che fa l'alcol test. Alle 11 di mattina. Alle 11, sono le 11. Hola, buen día. ¿Control de alcoholemia? Sí. Sople sin tocar. Que tenga buen día. Gracias, hasta luego. Questa mi mancava veramente, non c'è mai successo, anche a te forse in Italia ti hanno mai fermato? Mai. Non fermano la sera, qua ci hanno fermato, sono le 11 di mattina e stanno fermando tutte le persone per fare l'alcol test.
Va bene che c'è tanto vino, però veramente non ho mai visto nessuno fermare a quest'ora della mattina. Poi di lunedì, non è neanche domenica. Mi fermi alle 11 di mattina? Cosa pretendi che abbia bevuto alle 11 di mattina? Il latte con i biscotti. Scherzi a parte, ben vengano questi controlli, e pensavamo che un altro vantaggio del camper è di darti un motivo in più per non metterti alla guida dopo un bicchiere di vino, potendo riposare direttamente dietro il posto di guida. Che posticino siamo capitati. Che bella spiaggia. Ciao, bellissimo. Ma che bella spiaggia, ma che bel posto. Questa sembra proprio una rampa per mettere giù il kayak e andare a esplorare il lago. Ecco il bastone. Grazie. Protagonista, ti piace la camera? Ci troviamo su questo lago che si chiama Nahuel Huapi e che dà il nome a questo parco nazionale proprio vicino Bariloche ed è stra-regolamentato. Infatti non ci si può accampare, non si può usare il drone, ma per fortuna siamo soli e ci sono bellissime spiagge lì. Adesso vado a vedere qualcosa. La natura è impressionante. Oggi pranziamo in un posto spettacolare in riva al lago e all'ombra sotto questo albero bellissimo. Per pranzo ho fatto un couscous con verdure, olive, un mix. E dopo una bellissima sosta continuiamo per pochi chilometri fino ad arrivare in una città davvero curiosa. Siamo arrivati a Bariloche, porta della Patagonia, città più importante della regione Rio Negro, qui in Argentina. Qui c'è una delle tante spiagge di Bariloche, lì dietro c'è il porto e qui si stanno facendo tranquillamente il bagno. San Carlos de Bariloche è una città molto viva e il suo nome deriva dalla lingua locale Mapuche, popolo che vive dietro la montagna. A pochi passi dal confine con il Cile, questa città nasconde una curiosità, che sia vero o falso non lo sappiamo, ma secondo i locali alla fine della seconda guerra mondiale Hitler e sua moglie pare si siano rifugiati in questa tenuta a Bariloche anziché nel bunker a Berlino. Tutti qui confermano questa tesi. Non dimentichiamoci che la Patagonia nel secondo dopoguerra era un luogo remoto e accessibile solo in fuoristrada. Curiosità a parte, questa città è sempre piena di turisti, sia d'estate per il suo clima e sia d'inverno per le piste da sci più famose dell'Argentina. Tra le vie principali del centro ci sono decine di negozi che vendono cioccolato, impossibile non provarlo e assistere a come viene lavorato. Noi ovviamente ne siamo stati attirati per tutta la durata del giro e abbiamo fatto qualche acquisto. Cioccolato in tutte le salse, a tutti i gusti. Per concludere la giornata ci mangiamo una bella empanada. Non sarà come quella di Mendoza che erano irraggiungibili, però vediamo un po' come sia. Una di cervo, formaggio e noci, buona.
Ci siamo fatti un giro qui a Bariloche, però la città, oltre ad essere molto moderna, è veramente molto turistica, perché siamo comunque in alta stagione ed è la base per fare tutte le attività di trekking, cascate, laghi che ci sono qui. Ovviamente noi abbiamo ripiegato sul cibo. Oggi stiamo esplorando i dintorni di Bariloche, stiamo percorrendo con il nostro van un circuito molto semplice di circa 50 km che si chiama Circuito Chico. Questa strada asfaltata passa praticamente tra i laghi limitrofi di questa città. Ovviamente quello che si può vedere sono paesaggi tipici della Svizzera e delle nostre Alpi, con delle acque, devo dire, molto limpide. Le case sono spettacolari, sono paesaggi dove qui il relax è la parola d'ordine. Quella montagna è la famosissima Cattedrale. Lì ci sono le piste da sci di Bariloche, ovviamente nella stagione invernale. E questi alberi qui con il tronco arancione si chiamano arrayanes e sono alberi che crescono soltanto in Patagonia, Argentina e Cilena. E qui ci sono anche dei rifugi fatti con il legno per quando c'è vento, no? Possiamo usare come casa? Se ci vivrebbe. Occhio che crollano. Ciao. Ecco, questa è la vista stupenda del circuito che abbiamo fatto, che praticamente segue tutti questi laghi e passa da lì dove eravamo prima e poi gira intorno lì. E questo è il circuito, che poi si può fare in bici, in macchina, in camper, è bellissimo uguale. Questi posti sembrano proprio come quelli che abbiamo noi in Svizzera, Austria, un po' in Italia. E infatti c'è la colonia svizzera che risiede qui. Adesso andiamo a dare una vuelta per vedere com'è. Ecco, questi sono i pompieri svizzeri con la bandiera svizzera, però il ponte è peruviano. Però per essere svizzeri hanno un po' gli orari sbagliati, perché il pranzo, vabbè, dalle 12:30 alle 4, la merenda dalle 4 alle 20 e poi la cena dalle 8 alle 10:30. Che io sappia, gli svizzeri cenano alle 6, 6:30 massimo.
C'è anche la scuola della colonia svizzera. Praticamente qui gli svizzeri sono venuti nel 1937, anno di fondazione di questa scuola. A parte che ormai questa comunità svizzera si è trasformata in un luogo super turistico, pieno di food truck, e di svizzero diciamo che è rimasto praticamente solo il nome, però ci può servire come esempio per capire come qui alla fine del 1800 tantissimi europei e soprattutto italiani si sono spostati in Argentina perché regalavano la terra, assegnavano la terra dopo aver cacciato gli indigeni, e troveremo lungo il nostro tragitto tantissimi esempi di questo tipo. Tutte le comunità che sono state fondate, che sono adesso le città qui in Argentina, hanno questa storia, la stessa storia. Ora siamo arrivati al lago Gutierrez, dove ci faremo un bellissimo bagno. Che spiaggia! Ci mettiamo qua? Spettacolo anche questo lago, un po' freschino, però ci siamo fatti un bagno spettacolare. Carlo è ancora in acqua. L'acqua è fredda. Siamo stati in questa area una settimana intera, approfittando di una serie di giornate particolarmente calde. Il clima in Patagonia non è sempre così, anzi, spesso c'è molto vento e anche d'estate può fare freddo. Abbiamo aspettato l'ultimo giorno utile per decidere i prossimi passi. Essendoci fermati per tanto tempo qui a Bariloche, avremo l'occasione per conoscere diversi meccanici, e siccome vogliamo stare tranquilli per il proseguimento del viaggio, pianificheremo un altro intervento meccanico importante, questa volta molto più complesso del precedente, e che ci portiamo dal Perù. Vediamo se ve lo ricordate.